Stiamo già registrando. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Joe e benvenuti su Ferrovie e Miniature. Questo è il mio impero. Ciao ragazzi, finalmente ci ritroviamo, ripartiamo con la stagione, siamo a settembre, come promesso ce l'ho fatta proprio al pelo a ricominciare. Sì, lo so, non è ancora tutto pronto, come potete vedere, il laboratorio ancora è in situazioni veramente precarie. Vi racconto brevemente qual è lo scopo. Lo scopo è quello di pannellizzare tutta questa parete in maniera angolare fino a qui, con il pannello dogato che verrà autocostruito ovviamente da me. Potrete seguire i lavori di avanzamento anche sul canale Joe Warcraft, andatelo a seguire per il canale dove faccio fai da te, e ovviamente ragazzi mi devo sbrigare perché finché non metto a posto tutto il laboratorio qua dietro non posso riprendere anche con gli altri lavori privati. Sapete, io mi occupo di modellismo ferroviario da sempre, da tantissimi anni, ho avuto anche un negozio a Magenta in provincia di Milano, ora ho cambiato laboratorio e qui riparte la mia vita. Lo scopo è di riprendere al più presto perché ho un botto di lavori da consegnare dei clienti, quindi autocostruzioni, kit di costruzioni, plastici, diorami e tante altre belle cose. Dietro di me ragazzi vedete questa parete attrezzata fatta totalmente in legno che ho praticamente assemblato qualche giorno fa, e qua momentaneamente ho sistemato tutti gli accessori e gli elettroutensili della Parkside e altre marche che comunque posseggo da un sacco di tempo. Quelli che vedete dietro di me sono i moduli del plastico di Daniel, appunto. Andiamo a rimettere in piedi il tutto ragazzi. Oggi sto lavorando col cavalletto quello lungo e praticamente devo lavorare così perché sono da solo e devo autogestirmi. Ho comprato un sacco di kit strani che metterò qua e là a ventosa e quelli a molletta per potermi riprendere da più angolazioni, ma questo lo farò quando avrò terminato tutto. Non vedo l'ora ragazzi di creare la parete attrezzata con tutti i pannelli dogati in modo da mettere tutti gli accessori con sopra tutte le cosine che mi serviranno per lavorare, tipo erbe, alberi, vegetazione, colle e tutte le attrezzature che mi servono per lavorare. Bene, ma ora è arrivato il momento. Cominciamo e ripartiamo a mettere in piedi il plastico di Daniel. Prima cosa da fare ragazzi, dobbiamo spostare questi pannelli, sono tutti impolverati, quindi adesso attaccherò il compressore, è un compressore usato però funziona abbastanza bene. Puliamo un po' questi moduli e li mettiamo dietro le mie spalle in modo da fare spazio, altrimenti io non mi posso muovere da quella parte. Attivato il compressore mi aiuto con questa spazzola e cominciamo a pulire i moduli per togliere ragnatele e polveri che si sono accumulate nel tempo. Se avete visto la live precedente ho fatto vedere la modifica che avverrà su questo plastico ed è proprio in questa zona, vi ricordate? Era proprio qui il punto dove c'erano gli edifici, che verrà comunque lasciato più o meno così, ma verrà aggiunta da questa parte la piattaforma perché abbiamo abbassato il livello delle montagne. Andatela a vedere se non l'avete ancora vista. E vi ricordo inoltre ragazzi che se avete bisogno di farvi fare un preventivo dal sottoscritto per costruzioni e realizzazioni di impianti ferroviari sia esterni che interni in tutte le scale, potete scrivermi nella mail qua sotto e cercherò di rispondervi al più presto possibile. Primo pannello fatto, andiamo a mettere là dietro. Questo sarà uno degli ultimi problemi di questo plastico, anche perché è la fase finale. Qua dentro ci sono delle cose importanti, le faccio vedere ragazzi. Due avvitatori, uno della Ryobi e l'altro della Heinel. Di questo farò un video recensione sul canale di Joe Warcraft, andatemi a seguire perché sono interessanti. Altro modulo da sistemare. Anche questo è fatto, lo posizioniamo da quella parte. Raga, la situazione è ancora sotto controllo, ci sono più ragni che tutto il resto. Ovviamente raga, le parti distrutte verranno autoricostruite da me, le ho fatte io, le rifaccio ancora io. Ora dobbiamo girarlo e ci vorrà la mano di Dio, anzi no, la mano di Sil. Ragazzi. Ok ragazzi, il plastica è completamente da risistemare, ovviamente ci divertiremo un botto. Ora dobbiamo girarlo perché devo finalmente rifargli tutta la parte sotto della base per inserire i piedini di sostenimento. Non pesa tantissimo, però è scomodo, quindi ovviamente in due si solleva tranquillamente. E in questi punti che dobbiamo andare a mettere i piedini, che erano quelli che già avevamo fatto, ma questa volta li andrò a mettere in maniera, diciamo, abbastanza definitiva, in modo che poi dopo, quando ci sarà finalmente il trasporto, sarà semplice staccarli e riattaccarli. Raga, siamo pronti. Ho questi qui che sono praticamente delle gambe di legno che abbiamo tagliato io e Corrado, la buonanima. Sono circa di
90 centimetri e sono quelle, raga, intanto la luce qui non è che è il massimo, ma devo sistemarmi ancora con le luci. Nel frattempo queste sono pronte per essere reinserite all'interno del primo modulo. Sono 8 di questi che ci servono, ma andiamo a creare delle sezionature di ingresso per poter appunto ospitare questi travetti da 90 centimetri. Andiamo a farlo, ragazzi. Mi serve ovviamente il banco sega perché devo fare dei pezzi da realizzare ad hoc per ogni singolo angolo e ora vi faccio capire di che cosa sto parlando. Questi ne sono 8 già pronti, li metto da parte. Per intenderci abbiamo questo profilo del modulo è di circa 9 cm e mezzo, quindi dobbiamo realizzare dei profili da 9 cm e mezzo. Quindi facciamo 9 cm e mezzo da questa parte e 9 e mezzo da quest'altra. Andiamo a segnarlo con la dima e poi, ragazzi, andiamo al taglio. Quindi, considerando che ho uno scarto di 1,5, vado a calibrarmi proprio l'1,5 preciso. Ok, ragazzi, perfetto, abbiamo tagliato 9 cm e mezzo. Ora andiamo a prendere la misura delle gambe di legno e andiamo a creare appunto degli innesti, degli inviti appunto per queste gambe. Ok, ragazzi, vi ricordo che per tagliare controvena ci vuole la troncatrice. Io però lo faccio, voi non imitatemi, basta non essere davanti al pezzo in modo che il pezzo vola via e non vi arriva addosso. Però voi non fate mai queste cose qui. Io ho fatto questo per essere più veloce e perché in questo momento non ho neanche a disposizione la troncatrice. Ecco perché dico appunto che non vedo l'ora di sistemare il laboratorio, proprio per questo motivo. Andiamo a dargli una pulitina. Ora il gioco che dobbiamo fare è proprio questo, cioè applicare il pezzo da questa parte e capire quanto spazio abbiamo di qua. Quindi abbiamo circa 5 cm e 2, ok? Quindi facciamo un taglio da 5 e 2 e creiamo il listello da questa parte che ci servirà appunto a creare l'angolo. Anche in questo caso vado a tagliare controvena, non fatelo. Vi ricordo sempre che se avete bisogno di lavori di questo genere e volete farveli fare da me, scrivetemi qua sotto modjoystick@gmail.com per preventivi. Ok, ragazzi, ecco pronti gli 8 pezzi, ci siamo, andiamo anche questi a dargli una pulitina. Ok, posizioniamo i nostri legnetti pronti e qual è il gioco, ragazzi? È questo, semplicemente dobbiamo fare questo effetto in modo che possiamo poi innestare la nostra gamba, ok, in questo modo qua. Quindi visto di profilo abbiamo questo gioco, ok? Adesso questi due devono ovviamente essere collegati tra loro. Per fare un lavoro fatto bene cosa facciamo? Mettiamo praticamente il pezzo direttamente sopra e andiamo a bloccarlo, così abbiamo già un'idea di quello che è lo spazio. Quindi andiamo a bloccare questa gamba di legno, questo profilo. Una volta bloccato poggiamo sopra questo e andiamo a fare il foro. Anche questo lo blocchiamo, ma prima di farlo gli mettiamo della colla, gli mettiamo da questa parte un po' di Vinavil e lo appoggiamo. Ora stringiamo, perfetto. Ecco, se non sapete di quanto entrare, fatevi un'idea, io ad occhio ormai sono abituato, però magari fatevi un segno col nastro isolante su questo punto, in modo che arrivate qui e vi fermate. Quindi entriamo circa 2 cm. Proviamo a testare il primo, mettiamo una vitina. Il gioco è fatto, ora lasciamolo asciugare un attimino con la pressione e questo praticamente ci serve come appunto angolare per inserire la nostra gamba. Ovviamente facciamo lo stesso lavoro per tutti gli altri 8 pezzi, anzi 7 rimanenti. Quindi mettendolo in questa posizione basta collocarlo qua sotto e abbiamo bloccato il tutto. Quindi poi estraendo il pezzo abbiamo questo risultato. Ora prima di bloccarlo gli mettiamo la colla Vinavil o comunque colla per legno in entrambi i lati e andiamo a posizionarlo nella posizione più corretta, che è questa. Ora lo blocchiamo, andiamo a fare il primo foro in alto, mettiamo subito una vitina sopra, andiamo a togliere la morsa
Wow, spingiamo fino a dentro e ora facciamo i fori da quest'altra parte. Ok, ora è arrivato il momento di usare questo vitone che uso spesso nei moduli ed è un vitone praticamente da 10, lungo 10 cm con 2 rondelle e un dado. Andiamo a vedere come. Ovviamente mettiamo subito una punta del 10, andiamo a forare proprio in mezzo. Vitone, rondella, lo spingiamo sotto e dall'altra parte sempre una rondella e un dado che andiamo a mettere sotto. E con le chiavi apposite andiamo a stringere, così questo ci permette di tenere bloccato la nostra gamba. Ecco qua, dove deve andare? Da nessuna parte. Questo perché, ragazzi? Perché così quando dobbiamo trasportarlo, quando dovremo portarlo via, semplicemente andremo a svitare questo bullone, estrarremo la nostra gamba di legno e poi una volta arrivati a Napoli faremo l'installazione nella casa di Daniel, rimettendo tutto quello che stiamo facendo adesso, ovviamente numerando ogni singolo piedino per avere appunto la sicurezza di essere sempre nel posto giusto. Ovviamente, ragazzi, qua sotto andremo a mettere successivamente, quando sarà possibile, ordineremo i pezzi dei piedini regolabili, in modo che una volta arrivati nella casa di Daniel potrebbe succedere un dissestamento del plastico e possiamo regolarli da sotto per mettere tutto in bolla. Quindi ora non farò altro che fare la stessa cosa su tutto il completo modulo, andando a mettere altri 6 di questi e poi finalmente potremo mettere in piedi il modulo. Ok ragazzi, siamo all'ultima gamba e devo andare qua in alto, ragazzi, veramente in alto. Mi sembra di lavorare in un dietro le quinte di un teatro, mi ricorda questa cosa, non so perché.